il rovescio a una mano, il movimento della racchetta verso la palla. Quindi oggi analizzeremo il movimento della racchetta nella fase che precede l'impatto, cioè da quando io ho portato la racchetta verso il basso, il momento in cui la racchetta inizia ad andare in avanti verso la palla, come avanza la racchetta. Quindi in questo video vedremo esattamente come avanza la racchetta, perché si dà poco peso delle volte al movimento a colpire, ci si concentra molto sulla preparazione, sulla caduta verticale della racchetta e poi si tralascia un pochino l'esatta esecuzione del movimento a colpire. Molti giocatori fanno questo. Da questa posizione per andare a colpire iniziano a ruotare la punta della racchetta per arrivare all'impatto. Ecco, facendo questo movimento di rotazione, l'angolo tra la racchetta e la palla cambia. Questa precisazione è importante perché, considerando, come abbiamo già detto, che la palla rimane 4-5 millesimi di secondo a contatto con le corde, è molto difficile, ruotando la punta della racchetta, trovare l'impatto ideale per mandare la palla in un punto ben determinato. Io potrei arrivare leggermente in anticipo, leggermente in ritardo, soltanto 1-2 gradi di differenza di scostamento dall'impatto ideale mi danno un errore notevole sulla palla, sulla traiettoria della palla. Sicuramente una delle cause principali della rotazione della punta della racchetta è l'impugnatura. Infatti, giocando con un'impugnatura continental, quindi un'impugnatura a martello, è molto più facile utilizzare la rotazione della punta della racchetta per andare verso la palla. La zona ideale di impatto con la continental è abbastanza in linea con la gamba anteriore. In quest'altro modo, quando io colpisco la palla, ho molta più forza. Come vedete, l'impatto avviene con le corde che rimangono sempre sulla traiettoria della palla. Un altro inconveniente di giocare la palla con la rotazione costante della punta della racchetta è quando la palla arriva alta. Se mi arriva una palla alta è molto difficile esprimere forza a questa altezza facendo questo. Invece con quest'altro tipo di esecuzione posso avere un impatto molto più violento ad un'altezza superiore. Così come nel diritto, anche nel rovescio, se io esaspero l'impugnatura, quindi passo magari da una eastern di rovescio ad una western, una semi-western o una western, riesco a colpire agevolmente anche palle ad altezze maggiori. L'impugnatura aiuta, quindi ruotando molto di più l'impugnatura io riesco a colpire ed avere forza anche all'altezza delle spalle. Nella fase di preparazione abbiamo la caduta della racchetta, quindi in questo caso il fondo del manico guarda verso l'esterno, la racchetta è più o meno a 45 gradi con la riga di fondo campo. Ecco la caduta completa della racchetta, mentre il fondo del manico comincia ad avanzare. Vedete, la mano destra di Musetti è in linea più o meno con la sua anca sinistra. Avanzando la racchetta rimane sempre dietro. In questo momento il braccio comincia a trasferire con un effetto pendolo, come abbiamo visto nel diritto, comincia a trasferire l'energia alla racchetta che si presenta sulla palla con un movimento orizzontale, quindi la racchetta comincia ad avanzare, arriva all'impatto con la palla con un angolo, come abbiamo detto, di 90 gradi tra braccio e racchetta e l'impatto molto davanti al corpo. Nel prossimo video quindi vedremo le soluzioni per migliorare l'impatto con il rovescio ad una mano. Buon tennis a tutti!